Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Oggi voglio tornare su quanto successo ieri sera in Napoli-Pisa e precisamente sul disastro arbitrale, o meglio, il disastro commesso da arbitro e VAR. Faccio una premessa doverosa, il mio obiettivo non è quello di dire che c'è un complotto in favore del Napoli, ecco, chi mi conosce, chi segue da un po' i miei contenuti sa che non amo le teorie complottiste, e né tantomeno l'obiettivo è quello di dire che il Napoli ha vinto grazie agli arbitri, ecco, non è un modo per sminuire la squadra di Antonio Conte. Allora qual è l'obiettivo? Innanzitutto fare delle riflessioni sull'utilizzo del VAR, sul regolamento, perché andremo a vedere delle immagini con regolamento ufficiale alla mano, e vorrei fare un'altra riflessione su quella parte dei tifosi, parte di appassionati e parte anche di, diciamo così, addetti ai lavori che vedono un po' del marcio ovunque, ecco, anche un po' in risposta a ciò che si diceva nella giornata di ieri o domenica sera su pagine del Napoli. Non mi riferisco neanche soltanto ai tifosi comuni, ma c'è stato qualche giornalista napoletano che aveva già puntato il dito contro l'Inter, la trattenuta di Frattesi, Di Marco che da ammonito allontana il pallone, insomma degli episodi che potevano dividere l'opinione pubblica, ma venivano sottolineati con una vena polemica, quindi sottolineando che ancora una volta c'è qualcosa di studiato a tavolino, magari in favore dell'Inter, perché qualcuno doveva spingere l'Inter. Ecco, io facendo anche il paragone con gli episodi di Napoli-Pisa, che sono molto più eclatanti, mi verrebbe proprio da chiedere a questo giornalista e a quella fetta di tifosi che già stava puntando il dito contro l'Inter cosa avrebbero detto se gli episodi di Napoli-Pisa fossero stati tutti contro il Napoli, ecco, perché ci sono un paio di situazioni, soprattutto la prima, molto controversa. Però ribadisco, il mio obiettivo non è quello di dire che c'è un complotto in favore del Napoli, quanto piuttosto di, in primis, smontare le teorie complottiste, perché come dico sempre gli errori ci sono in tante direzioni, e poi fare delle riflessioni più approfondite proprio sul regolamento stesso, che ancora una volta, a mio avviso, lascia a desiderare. Ecco, prima di passare alle immagini vi ricordo anche poi, se vi sarà piaciuto il contenuto del video, di lasciare un bel like, l'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Insomma, sono due semplici operazioni che però aiutano tantissimo il canale stesso. Andiamo subito con le immagini. Questa è al decimo del primo tempo, c'è subito un check del VAR. Qui il VAR richiama l'arbitro ed è l'arbitro che invece decide di non assegnare il rigore. Leris, calciatore del Pisa, cade, appoggia la mano a terra, palla che gli sbatte sul braccio. Successivamente De Bruyne va a pestare il piede, ecco, il classico, come viene definito, step on foot. L'arbitro controlla il VAR e alla fine decide di non assegnare il calcio di rigore perché c'è stato appunto questo tocco precedente con la mano. Ora, a proposito di questo, andiamo anche a prendere il regolamento ufficiale. Ecco, è proprio il regolamento pubblicato sul sito della FIGC, quindi pagina 90, regola 12. Meglio di questo non esiste un regolamento, quindi non prendendo quegli stralci tante volte inventati che si trovano in giro sul web. E andiamo a vedere, si parla dell'infrazione del fallo di mano, si dice tocca deliberatamente il pallone con le proprie mani braccia, non è quello il caso. Tocca il pallone con le proprie mani braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. È chiaro che l'Eris cade, appoggia a terra la mano perché è appunto caduto, è assolutamente giustificabile ed è un movimento assolutamente congruo. Qualcuno ha detto forse l'arbitro ha ritenuto che l'Eris ha tratto un vantaggio. In realtà il fallo di mano è da considerare involontario. Il vantaggio si va a vedere soltanto in caso di gol. Segna nella porta avversaria direttamente con le mani immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani braccia, anche se in modo accidentale. Nel caso di l'Eris non c'è stato il gol subito dopo, ha tratto eventualmente vantaggio, ma per conquistarsi poi il calcio di rigore. Da regolamento non è prevista questa ipotesi, da regolamento era assolutamente un rigore da assegnare. Arriviamo alla prima riflessione sul regolamento stesso. Io l'avrei assegnato
sì, con questo regolamento era un calcio di rigore da dare, però sicuramente il regolamento andrebbe meglio articolato, perché se un calciatore, anche se in modo involontario, si procura un vantaggio con un tocco di mano e subito dopo conquista il calcio di rigore, è chiaro che sarebbe un po' da rivedere questo aspetto del regolamento, aggiungere qualcos'altro a questo regolamento, perché che l'Erissa abbia potuto ottenere un vantaggio è inevitabile. Che il fallo fosse assolutamente involontario, il tocco di mano fosse assolutamente involontario e che fosse assolutamente congruo al movimento del corpo anche è innegabile. Quindi da regolamento attuale non è fallo, ma sicuramente bisognerebbe intervenire, perché se traggo vantaggio e subito dopo mi conquisto un calcio di rigore, per quanto involontario, per quanto congruo al movimento del corpo, sicuramente è un aspetto da valutare. Però insomma è la prima decisione che va a favore del Napoli di Antonio Conte. Arriviamo anche alla decisione successiva, ecco, forse quella che ha fatto meno rumore, di cui se ne è parlato meno. 38esimo minuto, quindi subito prima del vantaggio del Napoli, c'è questo, un altro step on foot, comunque uno sgambetto di Di Lorenzo su Akin Sanmiro all'interno dell'area di rigore del Napoli. L'azione poi riparte, ecco, sugli sviluppi poi successivi, quindi non è neanche il caso di APP, come si vuol dire quando viene controllata tutta l'azione del gol. Sugli sviluppi poi arriverà il vantaggio del Napoli. In questo caso il VAR non ha neanche richiamato l'arbitro. C'è stato un silent check? Non lo sappiamo, però il dubbio rimane, quantomeno era opportuno richiamare l'arbitro per fargli valutare questo episodio, anche perché non parliamo della spinta o della trattenuta, dove se l'arbitro ha visto e ha giudicato già in campo, la valutazione sull'intensità dell'eventuale trattenuta o spinta va lasciata all'arbitro. Qui non c'è trattenuta, qui c'è un aggancio sul piede all'interno dell'area di rigore, quindi sicuramente un episodio da valutare al VAR. Arriviamo anche all'ultimo episodio che volevo appunto analizzare, ed è quello che invece vede il calcio di rigore assegnato al Pisa. Qualcuno ha detto è stato un calcio di rigore assegnato un po' per compensare quello non dato prima. In realtà non sono pienamente d'accordo. Ecco, qui siamo al 60° minuto circa, al 59°, poi il gol è stato realizzato al 60° appunto. Questa è la distanza tra il calciatore del Pisa e Beukema. Rimpallo, palla che finisce sul braccio, calcio di rigore in favore del Pisa. Adesso qualcuno ha sottolineato, ma la palla sbatte prima sul ginocchio e poi sul braccio. Se andiamo a prendere il regolamento ufficiale, come abbiamo fatto prima, non si parla minimamente di queste situazioni, della palla che sbatte sul ginocchio e poi sul braccio. Si parla semplicemente di braccia posizionate in modo innaturale, quindi aumentando il volume del corpo. Quando appunto la posizione delle mani-braccia non è conseguenza del movimento del corpo o non è giustificabile da tale movimento, aggiungendo, avendo le mani-braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere punito. Ecco, quando Beukema va a contrastare in questo modo, comunque ha il braccio largo, per quanto sia involontario, per quanto ci sia un rimpallo, per quanto la distanza sia ravvicinata, il braccio però è decisamente molto largo rispetto al corpo, e quindi diciamo che col regolamento attuale è un rigore da assegnare questo, perché insomma il difensore avrebbe preso il rischio, si sarebbe preso il rischio di andare a contrastare col braccio largo. Ecco, molto spesso vediamo anche i calciatori difensori che vanno a contrastare con le braccia praticamente dietro la schiena. Però anche qui, col regolamento attuale, è un calcio di rigore da dare? Sì, secondo me col regolamento attuale è da dare questo calcio di rigore. Però torniamo a quell'aspetto del regolamento che, insomma, lascia un po' a desiderare, perché se leggiamo il regolamento ufficiale è un rigore da dare. Ma se usiamo il buonsenso, che purtroppo non è previsto dal regolamento, ecco, anche se molto spesso in realtà qualcuno la aggiunge come regola, quella del buonsenso, però ecco, in questo caso sarebbe sicuramente da rivedere il regolamento, perché non è possibile che un difensore debba aver paura di andare a contrastare l'attaccante perché avviene un rimpallo del genere, la palla sbatte sul braccio e viene concesso un calcio di rigore, perché poi in questo modo si vanno a decidere le partite, i campionati, insomma si va un po' a modificare il tutto per degli interventi assolutamente irregolari, assolutamente involontari, mi correggo. Quindi il punto quale sarebbe? Forse lasciare la discrezionalità dell'arbitro, però anche lì siamo un paese che farebbe fatica ad accettare la discrezionalità arbitrale. Se ogni qualvolta
diamo spazio alle teorie complottiste, se ogni qualvolta puntiamo il dito, la famosa Marotta League, ecco, di cui tanto se n'era parlato, poi andiamo a vedere l'anno scorso, è il calcio d'angolo che viene assegnato contro la Fiorentina col pallone che è uscito fa rumore. I rigori che mancano all'Inter non fanno rumore. Ecco, il rigore che manca in Inter-Roma per il fallo su Bissek, i vari rigori contro il Milan, contro il Lecce, contro l'Empoli che mancavano non fanno rumore. E allora automaticamente, ecco, si fa fatica poi a lasciare la discrezionalità all'arbitro. Però se si facesse un tentativo del genere, se riuscissimo a dare più discrezionalità all'arbitro, si potrebbe valutare casi come questo, ecco, si potrebbero valutare in maniera differente, quindi lasciando il difensore libero di andare a difendere e non col timore di dover andare con una posizione del braccio magari così in maniera molto innaturale, perché altrimenti un minimo rimpallo porta al calcio di rigore. Ecco, il calcio di rigore dovrebbe avvenire quando ci sono effettivamente degli interventi irregolari, come un po' il pestone di De Bruyne sulle risse, che per quanto involontario ma causa un danno, quando effettivamente c'è un braccio che va verso il pallone, ma non quando c'è un rimpallo. E allora lì effettivamente bisognerebbe capire come modificare il regolamento, perché lasciare che il gioco del calcio rimanga tale e non diventi un qualcosa quasi di fortuna, perché poi per come è carambolato il pallone sul braccio di Beukema è praticamente un qualcosa di fortuna. Quindi ecco, sicuramente per concludere c'è un regolamento poco articolato per quanto riguarda il primo episodio in cui manca il rigore al Pisa, un regolamento che sarebbe da rivedere per quanto riguarda invece il rigore assegnato al Pisa, un VAR che dovrebbe essere effettivamente un supporto all'arbitro e non perdersi delle situazioni o non farle andare a valutare magari facendole passare un po' in sordina come il contatto appunto tra Kinzammiro e Di Lorenzo, e soprattutto, e su questo non dobbiamo aspettare che venga modificato il regolamento, evitare di pensare sempre a dei complottismi, evitare di c'è stato un mezzo episodio in favore dell'Inter, se di episodio possiamo parlare, perché poi ecco, anche sentendo un po' le varie moviole, non che ci siano stati tutti questi aiuti all'Inter contro il Sassuolo, però che venga valutato sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto arbitrale e non pensando sempre al complottismo, perché come vediamo è possibile pensare al complotto in favore dell'Inter, al complotto in favore della Juventus, tornando però a Juventus-Inter naturalmente, non alla sfida di sabato, il complotto in favore del Napoli, ma non viene il dubbio che effettivamente non c'è alcun complotto e che anche i giornalisti dovrebbero probabilmente smetterla di fomentare odio, rabbia tra i tifosi e pensare magari, ecco, ad andare un po' più sul tecnico, a riportare le cose in maniera un po' più veritiera e anche quando si parla di regolamento non riportare le interpretazioni personali, magari parlare col regolamento alla mano e andare a vedere se è l'arbitro che sbaglia, se è il VAR o se magari è il regolamento che andrebbe rivisto. Ecco, secondo me in tante occasioni è anche la terza. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate della gestione arbitrale che ancora una volta sta facendo discutere tantissimo, così come è stato lo scorso anno, cosa ne pensate anche di Napoli-Pisa in particolare. Insomma, come al solito discutiamone nella sezione commenti. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.